Allora, iniziamo a parlare di una cosa fondamentale per chi fa fotogrammetria, quindi il sensore e la risoluzione. Quindi sfattiamo un po' un falso mito, quindi sempre più spesso si fa confusione e quando si acquista una fotocamera digitale spesso ci si fa incantare da quella che è la risoluzione. Uno spesso cosa fa quando va in un negozio di fotografia o va ad acquistare un drone, chiede: scusate, ma quanti megapixel ha questo drone? Questa è la domanda più comune, ma anche lo sbaglio più comune che si fa. Ma non sono soltanto i megapixel che contano, al contrario di quello che si pensa comunemente, a influenzare la qualità dell'immagine. Ci sono anche altri fattori, come appunto il sensore. Quindi, innanzitutto, il sensore è quell'elemento che viene esposto alla luce quando l'otturatore viene attivato e consente di catturare un'immagine. Bisogna però stare attenti al tempo di esposizione, perché più tempo lasceremo aperto l'otturatore, più luce entrerà e quindi potremo rischiare una sovraesposizione. Quindi se entrerà troppa luce rischierò una sovraesposizione, se entrerà troppo poca, al contrario, una sottoesposizione. Le fotocamere digitali utilizzano due tipi di sensori, questo un po' per farvi capire anche la logica del sensore, ma anche la logica delle aziende che tendono comunque sia a commercializzare alcuni prodotti. È preferibile un sensore di grandi dimensioni perché contiene più informazioni. Questo aumenta la precisione nella fase di corrispondenza delle foto. Quindi facciamo una panoramica sui tipi di sensore. Quindi esiste il sensore CCD, è il più classico, e a differenza del sensore CMOS funziona bene anche in condizioni di scorsa luminosità. Tuttavia però questo sensore è meno utilizzato. Vi chiederete perché? Perché risulta più costoso e consuma più batteria. Quindi non sempre le famose marche ci forniscono appunto il sensore migliore che ci potremmo aspettare. In questo corso non lo tratto, però questo è anche il caso dei cellulari. Non è detto che i più grandi brand utilizzano appunto le migliori telecamere, anche questo è un po' un falso mito. Quindi il sensore CMOS invece, che garantirà maggiore autonomia, è oggi il più utilizzato sui dispositivi mobili, come ad esempio cellulari o anche alcuni aeromobili che diciamo che sono un po' più entry level. Questo è un esempio di un sensore fotografico che può essere contenuto, e questo diciamo che è il diagramma di tutti i sensori. Come vedete il full frame è il migliore che si possa desiderare, perché chiaramente alla dimensione della fotografia corrisponde tutta l'area del sensore. Invece negli altri casi c'è il cosiddetto crop factor, che è praticamente un'area di ritaglio, ovvero voi scatterete una fotografia, però il vostro sensore ritaglierà una porzione, diciamo, di superficie come una cornice attorno alla fotografia. Quindi in qualche modo voi quando scattate vedrete un ambiente, però in realtà la fotografia ne riquadrerà uno un po' più piccolo. Via via questi sensori decrescono fino ad arrivare appunto a quelli dei cellulari. Quindi vediamo cos'è la risoluzione. Quindi se pensiamo ai megapixel come a degli elementi inseriti in un contenitore, come vi dicevo prima, un sensore, più grande sarà il sensore, più megapixel chiaramente saranno raccolti dalla nostra fotocamera. In fotogrammetria avere tanti megapixel però non è necessariamente un vantaggio, perché il parametro che normalmente utilizziamo per la calibrazione della fotogrammetria, come ben saprete, è il pixel size e viene misurato in millimetri. Qua vediamo, diciamo, un diagramma. Questa va bene, la ricostruzione che ho fatto paradossalmente con uno smartphone. Vedrete una differenza tra i sensori. Qua diciamo ho fatto un po' uno schema, non è esattamente il mio caso, però dà un'idea globale. Quindi ad esempio un full frame, diciamo, se l'immagine fosse questo QR code, mi immortala, diciamo, esattamente tutto il QR code quando io vado a fare una foto. Invece quando ad esempio utilizzo una macchina ad esempio compatta o diciamo con un sensore diciamo piccolo, rispetto a tutta l'immagine rappresenterò solamente una microzona, diciamo. Quindi questo diciamo è un po' il caso tipico tra, diciamo, potrebbe essere una reflex full frame in questa sinistra, sì, ha un'alta risoluzione e un grande sensore, potrebbe essere quella macchina. Ci sono chiaramente anche i drone full frame e quindi anche in quel caso avremo questo tipo di vantaggio. Infatti vedremo successivamente un esempio. Quindi in questo caso diciamo il risultato è soddisfacente. Negli altri casi magari abbiamo in questo caso un'alta risoluzione, piccole dimensioni del sensore, e avremo questa situazione, cioè tanti pixel, però che il sensore non è in grado di come dire, riconoscere perché è troppo piccolo.
Quindi in qualche modo, in alcuni casi, avere tanti pixel non serve a niente. Questo è un caso tipo, diciamo, perché è così piccolo che non vengono neanche a fuoco. E invece quando abbiamo bassa risoluzione e piccole dimensioni del sensore, avviene questo: i pixel sono più grandi e, diciamo, la dimensione del sensore è sempre piccolo. Questo è un esempio della fotocamera compatta. Questa di sopra della bridge, che è una via di mezzo, come dicevamo, tra la compatta e la reflex. Quindi obiettivamente poi alla fine dei conti uno compra una bridge perché crede che sia una via di mezzo, però obiettivamente avere tanti micropixel, diciamo, nella nostra immagine che sono sfocati, più o meno la stessa cosa che avere dei pixel un po' più grandi che però siano, come dire, lo stesso di un sensore piccolo, quindi non fa molta differenza alla fine.